Salve e ben ritrovati sul mio canale. Oggi, come vedete, andiamo a realizzare un altro cavallo. Questa volta la tecnica è un po' diversa, così ognuno di voi sceglie la sua. Io vi mostro come fare in vari tipi, come raggiungere l'obiettivo, quindi realizzare il vostro cavallo. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il cavallo partiamo dalla testa, avviamo un anello magico di 6 maglie con il filato che abbiamo scelto. Stringiamo l'anello e facciamo una maglia in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a fare una maglia e una maglia per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie andiamo a fare una maglia, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie andiamo a fare una maglia, in tutto saranno 30 maglie basse. Per questo giro andiamo a fare 2 aumenti nelle prime maglie, quindi andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nella seconda maglia e 2 aumenti alla fine delle ultime 2 maglie. In tutto saranno 34 maglie basse con gli aumenti. Facciamo un altro giro di 34 maglie basse, un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 48 maglie basse. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 46 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 48 maglie basse. Da questa parte ora dobbiamo lavorare 20 maglie in modo da chiuderle in questo modo qui, come facciamo per le gambe, e dobbiamo lavorare soltanto su queste 20 maglie. Facciamo in questo modo, andiamo a contare le nostre 20 maglie, le lavoriamo e ci vediamo dopo le nostre 20 maglie lavorate. Lavorate le 20 maglie, vado ad unirmi qui nella prima maglia che abbiamo prima del marcapunti e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Dobbiamo ora lavorare soltanto per la parte davanti qui che abbiamo queste 20 maglie che abbiamo lavorato. Dobbiamo fare in questo modo, andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia e in tutto saranno ora 18 maglie con le diminuzioni. Andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e in tutto saranno 17 maglie basse. Facciamo un altro giro di 17 maglie basse. Facciamo una diminuzione nella prima maglia e in tutto saranno 16 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e in tutto saranno 14 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e in tutto saranno 12 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e in tutto saranno 10 maglie basse. Proseguiamo i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Chiudiamo tutta la parte e andiamo poi a nascondere il filo all'interno del lavoro. Inseriamo l'ovatta sintetica nella testa. Dobbiamo ora proseguire per il corpo. Entriamo nella maglia qui e dobbiamo lavorare le nostre 28 maglie fino a raggiungere l'altra estremità. Entriamo in questo punto e lavoriamo le nostre maglie. L'ultima maglia la dobbiamo unire in questo modo, dobbiamo ritrovarci in questo punto e lavorare l'ultima 28esima maglia in modo da chiudere questa parte e riprendere il giro per non far uscire il buchino, quindi ci uniamo in questo modo. Lavoriamo per altri 2 giri le nostre 28 maglie basse. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e in tutto saranno 30 maglie basse. Andiamo a fare un altro giro di 30 maglie basse. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e in tutto saranno 31 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e in tutto saranno 32 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e in tutto saranno 33 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e in tutto saranno 34 maglie basse.
Questa volta facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 36 maglie basse. Per questo giro dobbiamo fare in questo modo: dobbiamo fare una catenella che aumenti il corpo dietro. Allora dobbiamo fare così, dobbiamo lavorare innanzitutto le nostre 18 maglie. Lavorate le 18 maglie e raggiunto quindi il centro di dietro, ci vediamo per aggiungere la nostra catenella. Vi farò vedere come fare. Quindi lavoriamo ora queste 18 maglie. Lavorate le nostre 18 maglie, abbiamo raggiunto il centro qui di dietro del nostro cavallo e andiamo a lavorare 14 catenelle. Andiamo ora a lavorare 14 maglie basse nelle nostre 14 catenelle. Entriamo nella prima e lavoriamo così le nostre 14 maglie basse nelle 14 catenelle. Entriamo ora nella prossima maglia che abbiamo subito qui e proseguiamo il giro fino a concludere tutta l'altra seconda parte, che saranno le altre 18 maglie che compongono il collo del nostro cavallo. Quindi proseguiamo fino al marcapunti. Per quest'altro giro dobbiamo lavorare tutte le nostre maglie così come si presentano, comprese quelle che abbiamo aggiunto sulle catenelle. Quindi proseguiamo questo giro, prendiamo anche la parte di dietro e raggiungiamo nuovamente il marcapunti. In tutto dobbiamo lavorare tutto compreso. Arrivati al punto qui dove abbiamo le nostre catenelle e lavoriamo anche le nostre catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andiamo ora a fare in queste 3 maglie prossime, andiamo a fare gli aumenti, queste 3 maglie. Quindi abbiamo lavorato le nostre 10 maglie, andiamo a fare i nostri aumenti, uno per ogni maglia. Facciamo 11, 12, 13 e 14, 15 e 16. Lavoriamo una maglia e andiamo a fare la stessa cosa, facciamo i nostri aumenti qui, giriamo il lavoro e lavoriamo prima una maglia e facciamo i nostri 3 aumenti nelle prossime 3 maglie. 1, 2, entro nella prossima, faccio 3 e conto le restanti 10 maglie lavorandole. In questo modo, dopo aver fatto anche i nostri aumenti, in tutto ci dobbiamo trovare con 70 maglie, completando tutto il giro. Per questo giro dobbiamo lavorare 25 maglie basse. Lavorate le 25 maglie e ci ritroviamo per gli aumenti. Arrivati qui e lavorate le nostre 25 maglie, dobbiamo fare in questo modo. Dobbiamo fare in tutto gli aumenti di 5 maglie, quindi facciamo in questo modo: lavoriamo 2 aumenti qui, quindi 1 e 2 maglie nella stessa maglia, andiamo nella prossima, 1 e 2 maglie in quest'altra maglia e poi lavoriamo fino a raggiungere il centro qui, che andremo a fare un altro aumento. Andiamo a lavorare 1, 2, 3,
4 e 5 maglie e andiamo a fare il nostro aumento. Lavoriamo 5 maglie, 1 2 3 4 e 5 e facciamo i nostri 2 aumenti di seguito, 1 e 2 in questa maglia e 1 e 2 in quest'altra maglia. Proseguiamo il giro normalmente e in tutto ci dobbiamo trovare con 75 maglie basse. Dobbiamo ora lavorare 28 maglie, così come abbiamo fatto prima dobbiamo andare ad aumentare dietro. Lavoriamo le nostre 28 maglie e ci ritroviamo dove ci sono gli aumenti. Lavorate le nostre 28 maglie e dobbiamo fare 7 aumenti questa volta. Allora facciamo in questo modo: aumentiamo le maglie, le nostre per le prossime 3 maglie andiamo a fare i nostri 3 aumenti. Arrivati al centro andiamo a fare un altro aumento e poi lavoriamo le restanti maglie che abbiamo lasciato allo stesso modo e andiamo a fare i nostri aumenti alla stessa distanza, altri 3 aumenti. Andiamo a vedere. Abbiamo lavorato le nostre 28 maglie, andiamo a fare i nostri 3 aumenti: 1 nella prima maglia, 2 nella seconda maglia a seguire, 3 nella terza maglia a seguire. Lavoriamo ora le restanti maglie 1 2 3 e 4 fino ad arrivare al centro e lavoriamo un altro aumento. Giriamo il lavoro, lavoriamo 4 maglie basse, 1 2 3 e 4 e facciamo i nostri 3 aumenti nelle maglie successive: 1 2 e 3. Proseguiamo il giro normalmente, in tutto ora con i nostri aumenti saranno 82 maglie basse. E così come abbiamo fatto prima andiamo ora però a lavorare 34 maglie basse e dobbiamo fare 4 aumenti. Facciamo 2 aumenti da questo lato, quindi dopo la 34esima maglia andiamo a fare 1 e 2 e a seguire anche l'aumento nella prossima maglia. Lavoriamo poi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 maglie e facciamo i prossimi 2 aumenti nelle prossime maglie a seguire: 1 e 2. Proseguiamo il giro normalmente fino a trovarci con 86 maglie basse con i nostri aumenti. Per quest'altro giro andiamo a lavorare 38 maglie. Dobbiamo ora fare 10 aumenti nelle prossime 10 maglie, quindi facciamo i nostri aumenti e poi lavoriamo normalmente. In tutto con i nostri aumenti saranno 96 maglie basse. Lavoriamo ora 40 maglie basse dall'inizio e andiamo a fare 2 aumenti, 2 1 e 2. Lavoriamo poi 2 maglie normalmente, 1 e 2 e facciamo altri 2 aumenti, in tutto 4 aumenti e saranno 100 maglie basse con i nostri aumenti dopo aver finito tutto il giro. Lavoriamo ora 40 maglie dall'inizio. Arrivati a questo punto andiamo a fare 10 aumenti, così come abbiamo fatto prima. Nelle prossime 10 maglie andiamo a fare i 10 aumenti e proseguiamo normalmente. In tutto saranno 110 maglie. Terminati i nostri giri andiamo a fare altri 10 giri di 110 maglie.
Possiamo ora andare a chiudere questa parte del lavoro. Dobbiamo realizzare le zampe. Le zampe le andiamo a realizzare proprio direttamente sul nostro cavallo. Facciamo in questo modo: andiamo a riempire con l'ovatta sintetica tutta la parte della testa e del collo e partiamo dalla parte di dietro. Cominciamo con le zampe posteriori. Andiamo a lavorare la parte posteriore in questo modo: pieghiamo la parte di dietro del nostro cavallo in questo modo, andiamo a fare una piega così e andiamo a lavorare 20 maglie per questa zampa e 20 maglie per quest'altra zampa. Dobbiamo andare a chiudere il lavoro in questo modo: lavorando le nostre 20 maglie lo chiudiamo qui e andiamo a lavorare questa zampa. Successivamente andremo a fare l'altro allo stesso modo. Quindi partiamo da questo lato e andiamo a lavorare le nostre 20 maglie basse. Lavorate le nostre 20 maglie qui, vado ad unirmi nella prima maglia prima del marcapunti dove ho segnato l'inizio delle mie 20 maglie. La vado a chiudere in questo modo e vado a lavorarmi per altri 8 giri 20 maglie basse. Lavoriamo ora 9 maglie basse dall'inizio e andiamo a fare 2 aumenti nelle prossime maglie, un aumento qui e un aumento nella prossima maglia. In tutto ora saranno 22 maglie. Dopo tutto il giro con i nostri aumenti saranno 22 maglie basse. Lavoriamo ora 10 maglie basse, così come abbiamo fatto prima andiamo a fare 2 aumenti in questo punto e in tutto saranno 24 maglie con i nostri aumenti. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Lavoriamo 10 maglie e andiamo a fare 2 diminuzioni e lavoriamo le restanti maglie normalmente. In tutto saranno 22 maglie basse. Facciamo un altro giro di 22 maglie basse. Lavoriamo 9 maglie basse e facciamo le 2 diminuzioni. Lavoriamo le restanti maglie normalmente e in tutto saranno 20 maglie basse. Quindi a questo punto andiamo a fare altri 6 giri di 20 maglie. Lavoriamo 8 maglie e facciamo 2 diminuzioni. In tutto saranno complessivamente 18 maglie con le nostre diminuzioni. Lavoriamo ora 7 maglie e facciamo 2 diminuzioni, in tutto saranno 16 maglie basse complessivamente. Lavoriamo 6 maglie, facciamo le 2 diminuzioni, in tutto saranno 14 maglie basse. Lavoriamo 5 maglie basse, facciamo le nostre 2 diminuzioni, lavoriamo le restanti maglie normalmente, in tutto saranno 12 maglie basse. Lavoriamo 4 maglie basse, andiamo a fare 2 diminuzioni, in tutto saranno 10 maglie basse. Facciamo un altro giro di 10 maglie basse. Lavoriamo 4 maglie, facciamo questa volta 2 aumenti, in tutto saranno 12 maglie basse. Lavoriamo 4 maglie, facciamo 2 diminuzioni, lavoriamo le restanti maglie normalmente, in tutto saranno 10 maglie basse. Andiamo a fare un altro giro di 10 maglie e poi cambiamo il filato. Vado a cambiare il mio filato per realizzare lo zoccolo e vado a lavorare le mie 10 maglie con questo filato. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Lavoriamo le 12 maglie basse questa volta in costa dietro. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica, proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere tutta la parte. Andiamo a riempire bene e a dare un po' la forma alla zampa. Finite le nostre diminuzioni andiamo a chiudere e a nascondere il filo all'interno. Andiamo a fare lo stesso lavoro anche per l'altra zampa posteriore. Per l'altra zampa posteriore partiamo dal lato qui dell'altra gamba e andiamo a lavorare le nostre 20 maglie. Entriamo poi in questo punto e andiamo a chiudere con una maglia bassissima e andiamo a fare la stessa procedura che abbiamo fatto per questa gamba posteriore.
Per lavorare le zampe anteriori dobbiamo mettere il cavallo in questa posizione e andiamo a dividere la parte davanti qui che abbiamo delle zampe. Dobbiamo lavorare 12 maglie qui, poi andiamo a fare una catenella di 4 maglie e ci andiamo ad unire qui. In tutto dovranno essere 16 maglie, comprese le 4 che abbiamo aggiunto in catenella. Andiamo a vedere come fare. Sono partita dal laterale, ho lavorato 12 maglie basse, vado a fare una catenella di 4 maglie, 3 e 4, e mi vado ad unire qui dove ho messo il mio marcapunti. Vado ad unirmi qua, vado a fare una maglia bassissima e lavoro ora su queste 16 maglie, le 12 più le 4. Lavoriamo le nostre 16 maglie per 6 giri, una dimensione della prima maglia e una dimensione dell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Una dimensione della prima maglia e una dimensione dell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Lavoriamo per altri 10 giri le nostre 14 maglie basse. Andiamo ora a fare una dimensione della prima maglia e una dimensione dell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una dimensione della prima maglia e una dimensione dell'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri le nostre 10 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una dimensione della prima maglia e una dimensione dell'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Facciamo per altri 2 giri 10 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Sostituiamo il filato che abbiamo usato finora con il filato marrone e andiamo a realizzare lo zoccolo. Andiamo a fare altri 3 giri di 12 maglie con questo filato. Andiamo a fare un giro lavorato in costa dietro sempre di 12 maglie e poi proseguiamo con le chiusure così come abbiamo fatto per la parte delle zampe posteriori. Riempite e quindi chiudete così come abbiamo fatto per l'altra zampa posteriore. Andiamo a fare la stessa cosa per l'altra zampa anteriore, così come abbiamo fatto con le catenelle, avete visto, andiamo a fare lo stesso lavoro per questo lato. Per realizzare l'orecchio del nostro cavallo abbiamo un anello magico di 4 maglie. Stringiamo il nostro anello, senza chiuderlo lo giriamo e andiamo a fare un aumento nella prima maglia. In tutto saranno 5 maglie basse. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 2 maglie basse, 1 e 2, nelle prime 2 maglie. Nella terza maglia andiamo a fare in questo modo: andiamo a fare una mezza maglia, una maglia alta nella stessa maglia e una mezza maglia sempre nella stessa maglia, e lavoriamo le seguenti 2 restanti maglie normalmente. Giriamo il lavoro e andiamo a fare un giro di maglie basse su quelle appena lavorate per rifinire l'orecchio. Andiamo a fare questo contorno di maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a cucire alla base di sotto qui, e questo sarà l'orecchio del nostro cavallo. Per la criniera abbiamo una catenella di 30 maglie, andiamo a lavorare 30 maglie basse nelle nostre 30 catenelle. Giriamo il lavoro e facciamo questa sequenza: una maglia bassa, una maglia alta della stessa maglia e una maglia bassa di nuovo nella stessa maglia. Poi andiamo a fare 2 maglie bassissime, 1 e 2, e andiamo a ripetere l'operazione: una maglia bassa, una maglia alta, una maglia bassa nella stessa maglia.
e di nuovo ripetiamo 2 maglie bassissime e ripetiamo le 3 maglie in sequenza fino a finire. Possiamo ora staccare il filo, lo stacchiamo un po' più lungo in modo da poterlo cucire sulla testa. Per la coda andiamo a fare 6 catenelle da 60 maglie e le andiamo a mettere insieme a metà in questo modo. Passiamo poi il filo al centro di ogni catenella e le andiamo a cucire insieme, e questa sarà la coda. Dopo aver terminato le nostre zampe dobbiamo andare a modellare un po', andiamo a piegare leggermente in questo modo e andiamo a dare la forma delle zampe. Fatto questo andiamo a riempire con l'ovatta sintetica la parte centrale del corpo, andiamo a riempire bene, facciamo uscire fuori il petto del cavallo e riempiamo per bene. Mentre andiamo a cucire, prendiamo il nostro ago col filo che abbiamo lasciato qui in sospeso, andiamo a prendere maglia per maglia e andiamo a cucire la parte sotto la pancia. Proseguite man mano a cucire e a riempire la parte della pancia. Andiamo a dare la forma allo zoccolo spingendolo in avanti in questo modo e andiamo a fermare bene il filo all'interno. E fermiamo. Con il filo entriamo all'interno e andiamo a modellare il volto del nostro cavallo. Entriamo da un lato e l'altro e andiamo a realizzare l'incavatura degli occhi, passando l'ago da un lato all'altro, tiriamo leggermente in modo da formare gli occhi. Andiamo a modellare il muso in questo modo, stringiamo questa parte e allarghiamo un po' la parte finale. Ripassiamo il filo sugli occhi in modo da realizzare le fossette per gli occhi. Andiamo a stringere la parte dell'orecchio di sotto, questa punta più larga, le andiamo a stringere con il filo e andiamo a dare la forma all'orecchio. Fatto questo possiamo andare a cucire l'orecchio al lato della testa del nostro cavallo. Andiamo a fermare con gli spilli prima la criniera sulla testa e poi la andiamo a cucire con ago e filo. Passate poi il filo intorno all'occhio in modo da modellare l'occhio del vostro cavallo. Passate di nuovo il filo e date la forma all'occhio. Per realizzare la macchia che ha sulla fronte andate a fare prima un tracciato con il filo e poi andate a riempire man mano con il filo, riempite tutta la zona. Andiamo a fermare al centro le nostre catenelle che avevamo realizzato e le andiamo ad applicare qui cucendo alla base. Questo è il cavallo terminato, sono andata a fare anche la decorazione sul petto e poi ho realizzato anche le briglie.
basta fare una catenella che circonda prima il volto del muso e poi sono andata a fare un'altra catenella che prende da qui e arriva all'altro lato. È molto semplice. Poi aggiungo questo filo per fare le briglie. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Se avete bisogno di qualche chiarimento, qualcosa, scrivetemi pure sotto. Fatemi le vostre richieste. Mi sono stati chiesti i vari cavalli, io vi mostro i vari modi per arrivare a realizzarlo, perché ci sono tante tecniche, tante cose diverse, si può raggiungere in tanti modi diversi. Scegliete il vostro. Vediamo un po', fatemi vedere un po' di foto dei lavori che avete realizzato e aspetto i vostri commenti, i vostri saluti. Condividete il tutorial in modo che possa essere utile anche a qualche altra persona che lo vuole realizzare e magari non conosce il modo, non sa come farlo, oppure non conosce il mio canale, quindi fate in modo che arrivi un po' a tutti coloro che vogliono realizzarlo. Vi aspetto numerosi al prossimo tutorial. Invitate i vostri amici magari ad iscriversi e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao, a presto.